Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere i morsetti ad una mano della Parkside, il modello nuovo comprato il 1° maggio 2023 a Lidl al costo di 12,99 € ciascuno. Sono dei morsetti dalla forma simile a quelli della versione precedente, quindi questi di qua, ma con caratteristiche completamente diverse. Ma guardiamo pure quello che troviamo scritto nell'etichetta stampata nella parte posteriore di questo cartoncino. Morsetto ad una mano 915 mm per quanto riguarda lo spazio quando stringiamo, per tendere ad allargare con una mano pezzi da lavorare con una capacità di carico massimo di 1200 N, ampie superfici di serraggio con un carico di 100 mm per una distribuzione omogenea della capacità di carico, quindi la dimensione 100 mm per quanto riguarda questi pad, superfici di serraggio con scanalatura a croce per fissaggio di oggetti rotondi, passaggio senza attrezzi da tensione ad allargamento, con manico ergonomico antiscivolo più 2 distanziatori, apertura 915 mm, invece in espansione abbiamo una dimensione minima di 210 mm e un'estensione massima di 1175 mm. Significa che quando è posizionato in questo modo, ovviamente i morsetti hanno una dimensione minima, meno di quello non possiamo utilizzarli. E ad allargare possiamo estendere da questa estremità fino a quest'altra estremità per bene 1175 mm. Mi sono piaciuti, effettivamente questa volta sono fatti davvero molto bene, robusti. Tra l'altro questi sono quelli enormi che ne ho comprati ben 3 e mi dispiace di non averne comprati di più, perché volevo prima provarli, rendermi conto. Quando mi sono reso conto effettivamente della loro qualità, poi erano finiti, quindi non so se riuscirete a trovarne ancora. Comunque apertura massima 915 mm con la possibilità di poter stringere e poter allargare. Allora vi faccio vedere però così velocemente, tenendoli fra le mani, perché il bancone adesso è occupato da altro materiale. Allora, sono dei morsetti che, essendo ad una mano, ci permettono di lavorare, allargare e stringere semplicemente utilizzando una sola mano. Per poter allargare bisogna premere questo tastino che ci dà la possibilità di farlo scorrere su e giù. Una volta rilasciato rimane fermo nella sua posizione, quindi per stringerlo basta premerlo nuovamente, ma per stringerlo volontariamente, quindi per imprimere forza, basta premere questa levetta come tutti i morsetti e si sposterà con un movimento di 4 mm. Questi morsetti però, a parte queste caratteristiche che sono praticamente quasi comuni a tutti gli altri, cambiano disposizione dei tasti e poco altro, hanno delle particolarità interessantissime. Per esempio è possibile rimuovere tramite la rotazione di questo pomellino la parte superiore, basta semplicemente girarla, in questo modo si sgancia il sistema, si solleva, si inserisce dalla parte opposta e questo ci dà la possibilità, anziché di stringere, di allargare. Quindi si ruota nuovamente questo pomellino, si preme, si ruota, si incastra, avete visto quanto sia semplice, e in questo modo possiamo allargare. Per esempio nel caso in cui vogliamo montare un falso telaio e dobbiamo imprimere la larghezza prestabilita, basta fare questo movimento e questo tenderà quindi, anziché stringere, ad allontanare queste due parti e quindi ad allargare. Abbiamo anche la possibilità di rimuovere questi pad che sono in gomma, e come vedete la dimensione è generosa, a differenza di tutti i morsetti economici che hanno una superficie d'appoggio molto limitata. Guardate che differenza, abbiamo davvero un piano di appoggio molto più ampio e quindi ci permette di lavorare tenendo in modo molto più saldo quello che dobbiamo tenere. Tra l'altro ha queste sagomature che serve per tenere per esempio gli oggetti cilindrici o oggetti di piccole dimensioni che vanno a posizionarsi esattamente in questo punto. Quindi lo tolgo di nuovo, lo monto da quest'altra parte e vi faccio vedere. Come vedete all'interno di questo spazio possiamo mettere per esempio dei tondini o qualunque altra cosa vogliamo tenere fermo, e hanno anche una gran buona potenza, quindi la pressione che imprimono è davvero molto forte. A differenza di tanti altri morsetti economici, questi danno una buona pressione, e anche il materiale con cui sono fatti, che rimane comunque in plastica come il 99% dei morsetti in commercio, ha uno spessore maggiore e una struttura all'interno tipo questo scheletro che gli dà più robustezza, perché sui modelli precedenti, come vedete, molti si sono rotti, ho dovuto accroccare un sistema per poterli utilizzare, quindi in questo modo con una vite, e addirittura in quest'altro ho messo una vite al centro perché si era rotta. Ma questi sono dei morsetti vecchi, versione molto più economica rispetto a questa. Poi abbiamo un altro sistema, quindi troviamo all'interno questi che sembrano delle pinzette ma non lo sono. Servono a poter mettere in modo allineato delle tavole, per esempio, perché se noi stiamo stringendo degli oggetti di grandi dimensioni, quindi delle tavole affiancate o comunque una cornice, c'è il rischio che la stessa si imbarchi durante il lavoro. Quindi rimuovendo, semplicemente sollevandola verso l'alto e girandola
e mettendola verso l'interno, che si deve fare per forza dopo, perché voi vi chiederete perché non sono già messe così, perché andrebbero ovviamente a interferire con l'area di lavoro. Quindi in questo modo, se noi lo mettiamo così, possiamo stringere, tra l'altro ne abbiamo due, una qua e una qua. Facciamo l'esempio solo con una, anzi no, facciamolo con tutte e due. Quindi facciamo l'esempio con questo pezzo in MDF. Se io voglio stringerlo, questo lo posiziono in questo modo, però c'è il rischio che stringendo lo stesso si imbarchi, come ho detto poco fa. Quindi possiamo utilizzare questi due accessori che lo mantengano nella sua posizione senza farlo imbarcare. Ok, in questo modo, anche stringendo con forza, come vedete leggermente si imbarca, è una cosa naturale perché stiamo comprimendo alle due estremità, però questi due accessori lo mantengono nella sua posizione, impedendo che lo stesso si muova. E questo nel caso in cui io debba per esempio incollare alle due estremità di questo pezzo qualcosa che mi serva, ad esempio una cornicetta eccetera, mi permette di farlo in sicurezza. Almeno, anche se non è spiegato da nessuna parte, questa è l'unica motivazione che io trovo per questi due accessori. Però secondo me la cosa più pratica è proprio questa, ci permette di mantenerla in posizione ed evitare che la stessa, vedete, tende da un lato solo, è imbarcato verso destra, però non cade, perché abbiamo questo sistema che lo tiene. Poi la chiusura effettivamente è molto calibrabile, perché si stringe, come vi ho detto, di 4 mm per volta, però se io comprimo non si stringe di 4 mm di colpo, ci dà la possibilità, in base alla pressione che noi diamo sulla levetta, di regolare la stessa pressione, quindi la chiusura, in modo quasi micrometrico, ma per modo di dire, giusto, micrometrico è quasi impossibile, però guardate, si stringe di pochissimo. Quindi riesco a gestire sia la chiusura che eventualmente la pressione sulla stessa chiusura. L'unica nota negativa, se così vogliamo chiamarlo, ma non è un difetto, è una caratteristica viste le dimensioni, è che spesso i morsetti vengono utilizzati per poter bloccare degli oggetti, per esempio su un piano di lavoro mentre stiamo lavorando sugli stessi, per poterli tenere fermi. Avendo delle dimensioni così abbondanti, quindi superando complessivamente il metro di altezza, è quasi impossibile bloccarli su un piano di lavoro per tenere una tavoletta ferma, perché questo andrebbe a sbattere contro il pavimento. È più alto di quanto possa essere alto un normale banco di lavoro e quindi per quell'utilizzo, diciamo, non si presta, a meno che non stiate lavorando con superfici più elevate o comunque il vostro bancone di lavoro ve lo permetta. Poi tra l'altro è possibile anche estenderli, perché ci sono questi fori sia da questa parte che da quest'altra parte, e quindi rimuovendo questa parte possiamo utilizzarli per unire fra di loro due morsetti e estendere ulteriormente le dimensioni. In quel caso ovviamente è più una cosa forse da professionista, è difficile lavorare con pezzi così grandi in un laboratorio di un hobbista, però se dovesse servire abbiamo anche questa possibilità. E obiettivamente, anche senza fare particolari prove, pure perché su un morsetto non è che ci sia da fare chissà quanti esperimenti e quante prove, ripeto, mi sembrano fatti meglio rispetto a tutti gli altri, sia dal punto di vista anche dell'ergonomia. Abbiamo questa gomma sulla parte superiore, abbiamo la gomma qua che evita che si danneggi il materiale, e se vogliamo rimuoverla, perché per esempio stiamo lavorando su del materiale che sia un pochettino più grezzo, non vogliamo rovinare la gomma, o su una superficie che sia unta eccetera, non vogliamo rovinarli, allora in questo caso si può lavorare anche in questo modo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua sul pollicione in su, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!